Ciao amiche di Expat Click, ben ritrovato a un nuovo appuntamento con una ex bambina espatriata. In questo caso oggi voliamo insieme a Londra dove incontriamo Isabel. Buonasera. Allora, raccontaci un po' di te e della tua vita. Allora, la mia storia è un po' strana. Io sono espatriata proprio nel sangue, dalla nascita più o meno. Mia mamma è pescarese, e lei di Pescara, italiana al 100%, e mio padre è tedesco. Io sono nata in Germania, però poi subito, da quando avevo due anni, ci siamo spostati nei Emirati Arabi. Poi abbiamo fatto un giro del mondo che ci ha portato in Romania, in Messico, in Malesia. È stata... Sono cresciuta in un mondo molto internazionale, già da quando ero piccola. Però comunque l'Italia è sempre stata casa e ogni estate ritorniamo lì, abbiamo l'intera famiglia lì. E in questo mondo da viaggiatori, comunque la base sempre rimane lì a Pescara. E niente, io seguivo i miei genitori in questa avventura mondiale, e andavo sempre a una scuola internazionale perché era più facile, sapendo che dovevamo muoverci ogni 3-4 anni quasi. Era più facile iscrivermi in una scuola internazionale col sistema inglese che comunque in ogni paese esisteva. Però io in Romania mi sono innamorata un po' con la danza classica e ho iniziato lezioni così, tanto come un sogno di tutte le bambine, di diventare una ballerina con le punte. Però piano piano questa passione è cresciuta un po'. Io ero in Romania, avevo 7 anni a questo punto, e poi ci siamo spostati in Messico e iniziavo a fare i concorsi internazionali per conoscere un po' più il livello mondiale, e ho iniziato lezioni private e già lo prendevo un po' più sul serio. Però avevo appena trovato una maestra bravissima e ci dovevamo spostare fino alla Malesia. E poi c'era di nuovo il processo di trovare un'insegnante brava e trovare una buona scuola, e ho trovato dei insegnanti veramente bravissimi, però se volevo veramente continuare sul serio con questa carriera, avevo già l'età di fare una decisione, proprio di scegliere una scuola professionista, e sono stata molto fortunata che mi hanno accettato al Royal Ballet School a Londra, e quindi dal 2008 sono qui a Londra e sono stata anche fortunatissima che mi hanno dato un posto nella compagnia nazionale inglese, e adesso ballo all'English National Ballet e la mia casetta qui a Londra è la mia e sono diventata quasi londinese. Beh, ormai sono quindi 10 anni che sei... Quasi 11 già, sì. Invece i tuoi genitori dove sono? Allora, loro continuavano a spostarsi anche quando io mi sono trasferita qui a Londra, e nel frattempo hanno avuto 2 anni in Kenya e al momento sono in Congo, Congo Brazzaville, paese bellissimo, tranquillissimo. Sono andata a trovarli dei mesi fa, 2-3 mesi fa. La comunità italiana anche lì esiste. Ho conosciuto degli amici italiani di mia madre, e loro continuano questa avventura mondiale. Non so veramente come riescono, hanno una forza che veramente non ho mai visto in qualche altra persona. Non possono fermarsi. E senti, tra tutti i vari paesi in cui hai vissuto, cosa ci vuoi raccontare? Qual è magari quello che più ti ha colpito, ti è piaciuto, e quello invece che magari è stato un po' difficile abituarsi per, non so, 1000 motivi che puoi raccontare? Allora è difficile questa domanda, perché veramente in ogni paese ho trovato cose che amavo e cose che anche forse mi mancavano. Certo. Però penso, non so se era anche una questione dell'età che avevo,
o dell'ambiente un po' latino, sai che noi abbiamo questo sangue, però per me il Messico è stato veramente un posto speciale. Sono stati i 2 anni migliori della mia vita, veramente. E mio padre, lui, è proprio il sangue da esploratore, quindi noi ogni fine settimana prendevamo la macchina, andavamo tutti in giro al paese, abbiamo fatto tutto il sud, abbiamo visto tutte le spiagge lì al sud bellissime, siamo andati a Oaxaca, che è uno dei miei posti preferiti, con tutta l'arte tradizionale messicana. E, per me, essendo artista, c'era qualcosa che veramente, non so, avevo questa connessione con il paese, perché è un paese con così tanti colori, così tanta arte, proprio nella loro cultura. Un po' anche questa cosa la vedo in Italia, cioè è una cosa che mi colpisce di tutti i paesi con la base latina, che veramente si sente questa passione, è la passione della gente che veramente si vede e mi colpisce. E lì in Messico veramente l'ho sentito. Però di esperienze brutte non lo so, forse la Romania all'inizio era un po'. Noi eravamo abituati a questi ambienti più calorosi, caldi e non so, non lo so come spiegarlo. Era solo una cultura un po' diversa, un po' più fredda, un po' più distante, che un po' ci voleva abituarsi, però abituati ad avere magari tanti expat, non so, un po' tutti. No, sinceramente la comunità di expat lì era abbastanza grande, però più eravamo abbastanza amici con la comunità francese lì, c'era un'associazione di francesi abbastanza grande, quindi più francesi che italiani, se mi ricordo bene. Però comunque italiani si trovano ovunque. Qui a Londra, metà Londra è italiana. Veramente. Infatti siamo ovunque. Ah, è vero, si sente proprio. E quindi, quali lingue hai imparato? Beh, tu c'è la scuola inglese, mi dicevi, no? Sì, allora io mi devo dire scusa perché il italiano lo uso proprio pochissimo, quindi. No, sembrerebbe che tu parli tutti i giorni italiano, cioè sei super, come se parlassi ogni giorno. Bah, allora, in compagnia ci stanno 2 altre italiane proprio veramente italiane. Io mi considero un po' non so, tante persone quando mi chiedono di dove sei, per me è sempre difficilissimo rispondere, perché vabbè, sono nata in Germania e ho il passaporto anche inglese adesso, però sinceramente non mi sento né inglese né tedesca. Mi sento molto più italiana di qualsiasi altra nazione che ho, però in realtà non ho mai vissuto in Italia e quindi è strano dire che sono italiana. Però sì, l'inglese è sicuramente la mia lingua più usata, mi comunico molto meglio in inglese. Poi ovviamente l'italiano, lo spagnolo l'ho imparato veloce in Messico. Penso con l'italiano è abbastanza facile imparare anche lo spagnolo, poi anche perché mi interessava proprio la cultura lì, veramente mi interessava conoscere e parlare con la gente. Poi il tedesco c'è lì, lo capisco, però non lo uso neanche. Non lo parli tanto in famiglia con tuo papà? Noi siamo molto legati alla nostra famiglia italiana, però al lato tedesco della famiglia c'è meno possibilità di comunicare, li visitiamo meno spesso. Penso anche perché l'Italia è molto più bella da visitare l'estate, quindi è sempre lì che andiamo. Poi francese, dai, penso in Congo, che è un paese francofono, sono stata abbastanza scioccata dal livello di francese che potevo parlare. Sono riuscita a cavarmela lì. Però cavoli, sei anche tu un poliglotta praticamente. No, posso comunicare un po' in lingue diverse, però la lingua proprio che mi sento comoda e posso comunicare facilmente è l'inglese. Le altre sono un po'.
Fantastico. Così. Ho visto qualche tua foto che mi hai già mandato di te. Sì. Anche con la danza viaggi per fare spettacoli o sei più che altro basata in Inghilterra, a Londra? Allora, qui a Londra ci sono due compagnie grandissime, c'è il Royal Ballet che è a Covent Garden e loro sono proprio la compagnia stabile di Londra e fanno tutti i loro spettacoli all'Opera House qui a Londra. E noi invece, l'English National Ballet, la nostra missione è di portare balletto classico di livello mondiale a un pubblico più grande e più vasto possibile. Quindi per noi proprio nel nostro contratto di fare un sacco di tournée, un sacco di viaggi. E per me questo è una cosa che veramente mi ispira tantissimo di essere in questa compagnia. Perché, ok, Londra è la nostra base, la nostra casa, facciamo tutte le nostre prove, tutte le preparazioni qui. Però di spettacoli qui a Londra ne facciamo solo 2 pezzi. Allora facciamo 2 mesi durante Natale e Capodanno di Schiaccianoci, che è sempre il classico del Natale. Poi dipende, quest'anno abbiamo fatto Lago dei Cigni e Manon, l'anno prossimo facciamo il Corsaro e facciamo un galà perché è il 75esimo anno dell'English National Ballet, quindi facciamo un po' una celebrazione di tutti i pezzi famosi che abbiamo fatto nel passato. Però poi il resto del tempo facciamo anche un po'. Fra 2 settimane abbiamo spettacoli al Sadler's Wells, che è un altro teatro qui a Londra. Però a parte di questo facciamo tutto in tournée, sia in Inghilterra e internazionalmente. Quindi abbiamo fatto spettacoli in Singapore, in Cina, siamo andati a Nuova Zelanda l'anno scorso, che è stata veramente un'esperienza unica. Siamo appena arrivati da Chicago, eravamo lì per una settimana. Sì, facciamo un sacco in Spagna perché la nostra direttrice è spagnola. Quindi abbastanza viaggi ce li facciamo come una compagnia. Quindi è proprio la vita giusta per te, andare a fare la tua passione, ballare, poter viaggiare. Sì, le 2 cose che mi appassionano più di tutto. Viaggiare il mondo e ballare mentre faccio i miei viaggi. Veramente, per me è uno stile di vita perfetto. Fantastica e complimenti, non è da tutti sicuramente. No, era veramente un sogno, perché io dal Royal Ballet School poi sono passata all'English National Ballet School per 3 anni e il mio sogno da quando sono andata in quella scuola era di andare in una compagnia. E la direttrice è Tamara Rojo, che è una ballerina spagnola molto famosa, che io mi ricordo da piccola vedere i video di YouTube, così, affascinata, era la mia ballerina preferita. Poi nel mio ultimo anno della scuola, dopo il nostro spettacolo di scuola di Natale, la mia direttrice della scuola ha detto: ok, seguimi, dobbiamo andare in ufficio, c'è qualcuno che ti vuole parlare. Io impauritissima, cosa sarà, cosa sarà? E lì c'era la direttrice, ha detto: siamo molto contenti del tuo lavoro e voglio offrirti un contratto nella compagnia. E quello era veramente il sogno più grande della mia vita realizzato. Ero contentissima. Fantastico. E hai ballato in paesi in cui avevi già vissuto da piccola? Ti è capitato di tornare in certi paesi? Allora, fino adesso no. In Singapore, siccome eravamo in Malesia, abbastanza vicino, e quando siamo andati in Singapore i miei genitori erano ancora in Malesia, quindi loro sono venuti in macchina, hanno portato un sacco di amici della famiglia e hanno visto lo spettacolo lì in Singapore. Però a parte questo no, sono stata fortunata perché abbiamo sempre visitato paesi nuovi. Poi adesso un altro grandissimo sogno che si realizzerà tra pochissimo, e noi quest'estate andiamo a Mosca e facciamo dei spettacoli nel teatro Bolshoi, che è enorme, famosissimo, e sono contentissima. Sì. Quindi per me questa vita è eccezionale. Fantastico, fantastico, complimenti. Bene, grazie mille, ci hai raccontato una storia fantastica, una storia bellissima, una vita che chiaramente è sempre stata in viaggio e sempre sarà in viaggio a questo punto perché nulla ti potrà fermare. Però sempre
il cuore rimane in Italia. Questa cosa è molto bella, particolare, che ti senti proprio fortemente italiana, anche se in realtà non hai quasi mai vissuto per non lo so cos'è, la mia personalità e tutti gli aspetti di chi sono io, penso hanno una grande connessione con l'Italia, la passione della gente, non lo so, lo stile di vita lì per me sarebbe un sogno lavorare in Italia. Purtroppo nel mondo delle arti, nel mondo della danza, ci stanno meno possibilità per me lì. Però comunque c'è una cultura e le arti lì sono comunque di un livello eccezionale, mondiale e invidiati da un sacco di paesi nel mondo. Speriamo che vengano valorizzati come meritano. Sì, sì, perché veramente meritano molto di più di altre organizzazioni che purtroppo hanno più soldi. Esatto. È sempre il problema. Però un giorno sogno di ritornare in Italia. Magari sarai tu che ti ergerai a paladina di te. Fantastico, grazie mille per questa grandissima... Grazie a voi, grazie a voi. Salutiamo le amiche di Expat Click e chiaramente sempre la nostra mitica Claudia. Sì, saluti e paci. Ciao Isa, grazie mille. Ciao, buonasera. Buona serata, in bocca al lupo.